Come vi sentireste se ad un tratto vi trovaste in un bar a bere un caffè con Leonardo da Vinci? Avete mai sognato di incrociare lo sguardo con figure perdute nel vortice del tempo? Cosa succederebbe se i confini del presente si scontrassero con le ombre del passato? Benvenuti in un viaggio tra le leggende più avvincenti sui paradossi temporali d'Italia. Prima di iniziare questo viaggio nel tempo, ti sei iscritto al canale? Se non lo hai ancora fatto, ti consiglio di farlo subito. Ci sono in cantiere moltissimi video super intriganti che non ti devi perdere. Detto questo, iniziamo. La Porta del Tempio, o Porta Alchemica, o ancora Porta Magica, situata a Piazza Vittorio Emanuele II a Roma. Questa porta è l'unica sopravvissuta delle 5 porte di Villa Palombara, edificata nella seconda metà del Seicento dal marchese di Pietraforte, Massimiliano Palombara. La leggenda narra di un pellegrino che venne ospitato per una notte presso Villa Palombara. Quest'uomo, alla ricerca di un'oscura pianta in grado di produrre dell'oro, fu visto scomparire attraverso la porta alchemica. Si racconta che l'alchimista lasciò dietro di sé una carta colma di enigmi e simboli magici, riconducibili al segreto della pietra filosofale, oltre ad alcune pagliuzze d'oro. Il contenuto del manoscritto venne fatto incidere dal marchese sulle 5 porte, con la speranza, un giorno, di poterlo fare decifrare. Tu sai cosa significa? Scrivilo nei commenti. Sul frontone della porta alchemica si trovano 2 triangoli sovrapposti e delle iscrizioni in latino. Alla base si trova una parola palindroma, si sedes non is, se siedi non vai, e che al contrario si può leggere come si non sedes is, se non siedi vai. Doppi storici di Firenze. Alcune leggende locali raccontano di persone che hanno incontrato figure che giurano essere incredibilmente somiglianti a quelle del passato. La più incredibile forse riguarda quella di Leonardo da Vinci, che alcune persone giurano di aver visto sorseggiare un caffè seduto al famoso Caffè Rivoire in Piazza della Signoria. Questo doppiatore storico, vestito in abiti d'epoca, sarebbe stato descritto come osservatore silenzioso della vita moderna, sorseggiando il suo caffè e scrutando il mondo contemporaneo con occhi curiosi. Caterina de' Medici nei giardini di Boboli. Alcune persone affermano di aver avuto incontri surreali con una figura che assomiglierebbe a Caterina de' Medici, la celebre nobildonna del Rinascimento, nei giardini di Boboli. In questi incontri immaginari, la donna avrebbe dialogato con i visitatori, offrendo saggezza e consigli come se fosse ancora viva. Galileo Galilei presso l'osservatorio astronomico. Racconti narrano di avvistamenti notturni di una figura simile a Galileo Galilei presso l'osservatorio astronomico di Firenze. Questo doppiatore storico avrebbe spiegato il cielo stellato e condotto osservazioni astronomiche come se fosse realmente il famoso scienziato rinascimentale. Dante Alighieri alla Biblioteca Nazionale Centrale. Alcune persone sostengono di aver intravisto una figura simile a Dante Alighieri nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Questo doppiatore storico, immerso nei libri antichi, avrebbe scambiato opinioni e discusso di poesia con coloro che si avvicinavano. È importante sottolineare che queste storie non hanno alcuna base storica e sono più legate al folklore e all'immaginazione collettiva. Tuttavia contribuiscono a rendere Firenze un luogo intriso di mistero, dove il passato sembra ancora vivere tra le sue strade e i suoi monumenti. Tu le conoscevi queste leggende? Scrivilo nei commenti. La famiglia temporale di Venezia. La leggenda narra di una famiglia che afferma di provenire da epoche diverse, tutte situate nella stessa città di Venezia. Gli appartenenti a questa famiglia misteriosa sostengono di essere viaggiatori temporali, provenienti da periodi storici differenti, ma collegati da un legame familiare che attraversa secoli. Non c'è nessun supporto storico, ovviamente, che confermi la leggenda, ma possiamo provare a spiegare chi erano e da dove venivano i componenti della famiglia. Il patriarca dal Rinascimento. Il capofamiglia dovrebbe essere un uomo proveniente dal Rinascimento, magari un artista o un intellettuale dell'epoca. Si dice che abbia portato con sé abiti d'epoca, idee avanzate per il suo tempo e una visione del mondo che potrebbe sembrare strana agli occhi dei moderni veneziani. La matriarca dall'età d'oro.
La matriarca della famiglia potrebbe provenire dall'età d'oro di Venezia, quando la città era una delle potenze commerciali più importanti al mondo. Lei avrebbe portato con sé il lusso e lo stile di vita di quei tempi, oltre a conoscenze sul commercio e la navigazione. Il figlio illuminato del Settecento. Il figlio doveva essere un uomo proveniente dal XVIII secolo, un periodo di grande sviluppo culturale ed economico per la città. Avrebbe portato con sé idee illuministiche, abbigliamento d'epoca e forse anche una conoscenza delle arti e della musica del tempo. La figlia moderna del XX secolo. Infine, la figlia della famiglia dovrebbe provenire dal XX secolo con una prospettiva più moderna. Potrebbe essere influenzata da movimenti culturali, cambiamenti sociali e avanzamenti tecnologici del suo tempo. La storia della famiglia temporale a Venezia potrebbe ruotare attorno ai loro sforzi per adattarsi alla vita nella Venezia contemporanea, mentre mantengono segretamente la loro origine temporale. Si potrebbe immaginare che interagiscano con gli abitanti di Venezia in modi che rivelano la loro origine anacronistica, contribuendo a una sorta di mito locale. Ti aspetto nei commenti.